compatta ma un pochino più alta da terra rispetto alle sorelle. Scopriamo adesso le caratteristiche di questa nuova Fiesta ActiveX su Terzo Garage. A livello estetico è l'anteriore a essere cambiato maggiormente. Intanto i fari più rastremati, però con questi full LED molto sottili a richiamare un po' il disegno, seppure più stretto, della sua sorellina più grande, la Puma. Il logo che è sceso ed è ora al centro della grande calandra, quindi diverso rispetto a prima, anche il disegno di queste prese d'aria più sportivo. I particolari off-road come i passaruote in plastica grezza ben si abbinano con le caratteristiche comunque sportive dell'auto, come i cerchi da 17 pollici e queste linee molto dinamiche. Partiamo dalla fine, o meglio dal fine. Qual è l'obiettivo di questa Ford Fiesta ActiveX? È quello di offrire a chi l'acquista un'auto che abbia la possibilità di essere utilizzata in diversi modi. Intanto è una compatta, quindi in città non ci sono problemi, ha il cambio automatico questa versione, anche quindi molto in scioltezza si guida quando ci siano code oppure condizioni intense di traffico, e come ActiveX ha 2 cm di altezza da terra in più rispetto alle sue sorelle standard, diciamo, cosa che le permette di andare tranquillamente su sterrati o anche di fare fuoristrada leggeri. Qui abbiamo il sistema Mild Hybrid Ford del motore EcoBoost. Al 1000 3 cilindri benzina è abbinato un piccolo motore elettrico che, diciamo, tappa i buchi di potenza, nel senso che il motore endotermico per raggiungere l'intera coppia ha bisogno di un certo tempo. Il motore elettrico interviene proprio per coprire quel minimo ritardo e dare una risposta più pronta all'acceleratore. Grazie alla concessionaria Sara Ford di Frossasco per aver prestato questa Fiesta ActiveX a Terzo Garage. Il cambio è un 7 rapporti doppia frizione robotizzato che lavora bene sia sullo sterrato, sia nelle strade urbane e sia in quelle ad alta velocità. Il posto guida è comodo in tutte le condizioni di guida. Il cruscotto io trovo molto ben leggibile, nel senso che anche la posizione del volante è facile da regolare, quindi permette di assicurarsi una guida anche sicura per poter vedere intanto bene la strada e anche tutta la strumentazione, tutti i dati che vengono forniti dalla macchina mentre noi stiamo proseguendo. Il sistema ibrido è un sistema ibrido 48 volt mild hybrid con la batteria sotto il sedile del passeggero. Abbiamo detto il motore elettrico dà una mano quando serve al motore termico e in questo modo rende anche più piacevole la guida in città, lo scatto al semaforo, ma anche la guida sulle lunghe percorrenze grazie al cambio robotizzato che lavora da solo, doppia frizione, è davvero comoda anche all'utilizzo del cruise control adattivo che mantiene la distanza dai veicoli che precedono, centraggio di corsia, abbiamo anche retrocamera di parcheggio, monitoraggio dell'angolo cieco tra gli altri ADAS su questa Fiesta ActiveX. Il consumo dichiarato è di circa 5,3 litri per 100 km.
La plancia è pulita, ordinata, io direi anche elegante, ci sono plastiche rigide, però la sensazione di qualità è buona anche per gli assemblaggi, non ci sono scricchiolii. E a contribuire al piacere di guida sono anche i sedili, che sono piuttosto avvolgenti, e quindi, soprattutto quando si debbano affrontare percorsi tortuosi con tante curve, contengono bene e fanno sì di viaggiare in totale sicurezza e comodità. Da questo tasto sulla razza destra del volante noi possiamo andare a scegliere le videate da visualizzare sul cruscotto digitale, in modo da avere un sacco di informazioni, tra cui l'utilizzo del sistema ibrido e anche la pressione degli pneumatici. Questo è il tasto per selezionare le modalità di guida che appaiono qui sempre sul cruscotto digitale. Abbiamo la Eco, la Sport, quella che ovviamente impegna di più il motore termico, abbiamo già visto, bassa aderenza per quando ci sia neve o pioggia, sterrato e normale. Quindi abbiamo la possibilità di avere diverse modalità di utilizzo dell'auto. Al cruscotto digitale si affianca questo touchscreen da 8 pollici a sbalzo, sotto abbiamo alcuni tasti fisici, il rotore del volume e quello per cercare le stazioni radio, con la possibilità di attivare la navigazione, eccetera, le applicazioni. Questo è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e i settaggi della macchina. Più sotto le due bocchette del clima, i comandi del climatizzatore automatico, la leva del cambio automatico, e qui abbiamo la presa USB per ricaricare il telefono oppure collegarlo via dati, e qui una presa 12 volt. Dietro lo spazio non è esagerato, però l'ingresso devo dire abbastanza agevole. Poi basta regolare bene i sedili anteriori per dare libertà di movimento a chi siede su quelli posteriori. In altezza io sono alto 1,90, in realtà i centimetri ci sono, e in questo caso, tirando un po' avanti questo sedile, anche per le gambe, anche per le ginocchia. Il bagagliaio posteriore conta circa 300 litri di capacità, che diventano quasi 1100 abbattendo i sedili, gli schienali dei sedili posteriori. Ci sono anche alcuni ganci utili, ad esempio per le borse della spesa e altri contenitori. E questo è tutto per la nuova Ford Fiesta Active-X. Grazie per aver seguito il video, spero vi sia piaciuto. A me è piaciuto molto guidare quest'auto. Ci vediamo alla prossima, buoni chilometri a tutti, ciao!